Ciao, benvenuto sul mio canale a questo nuovo video che parlerà di teoria musicale ed è il primo di una serie che farò e con cui vedremo insieme passo passo gli elementi di cui questa è composta e partendo da quelli più semplici fino a quelli un po' più avanzati. E ti ricordo prima di cominciare di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella così resti aggiornato sui prossimi video e di farmi sapere se il video ti è piaciuto con un mi piace o con un non mi piace se t'ha fatto. E ok, cominciamo! Dovresti ricordarti dai tempi delle medie di questo oggetto infernale, malefico e di tortura di massa del flautino. Bei tempi quelli delle medie. Insomma, dovresti ricordarti anche una canzoncina che faceva do se do una cosa a te, re che c'era un D, mi e il mi per dire a me, fa la nota dopo il mi, sol il sole il mi fronte a te, la se non è qua, sì se non ti dico no e così ritorna il do. Ok, in verità è un modo molto banale per spiegare il concetto di ottava, perché se ci pensi tu parti da un do, che è questo qua per esempio, perché se ci pensi tu parti da un do, che è questo qua per esempio, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quindi abbiamo due note che hanno lo stesso nome, però senti che sono diverse, una più grave e una più acuta. È lo stesso nome che gli diamo, ma si trovano a due ottave diverse. Ecco il concetto di ottava. Come se tu dovessi salire su in un condominio e ogni piano fosse il tuo do. Poi sali le scale e arrivi all'altro do, sali di nuovo le scale e arrivi all'altro do, eccetera eccetera. E così andando in su oppure scendendo. Quella che abbiamo appena fatto è la scala di do, che è fatta da 7 note, tu do, re, mi, fa, sol, la, si. L'ottava ce la aggiungiamo noi, diciamo, tu do, re, mi, fa, sol, la, si. Per completezza però le note di una scala sono 7, non che le note in genere, in tutto il pianoforte, dentro un'ottava sono 7, perché dentro un'ottava ci sono 12 note, perché abbiamo le 7 bianche, do, re, mi, fa, sol, la, si, e abbiamo 5 nere, le alterazioni, i diesis sui bemolli. Ecco, a questo punto dobbiamo definire che cosa sia un tono e che cos'è un semitono. Immaginate di essere come sul gioco, non mi ricordo come si chiama, quello dove lanciai il sasso per terra su queste caselle numerate. Voi siete sulla casella del do e dovete andare alla casella del re, ma c'è un'altra casella, quindi voi dovrete fare due caselle, due passi, due sassi. Ecco, questi due passi formano un tono, quindi si può dedurre che ognuno di questi passetti sarà metà tono, infatti viene chiamato semitono. Quindi tra do e il tasto nero appena dopo ci sarà un semitono, tra il tasto nero e il re ci sarà un altro semitono, quindi tra do e re c'è un tono. Allo stesso modo tra re e mi, fa, sol e la ci vuole un tono, quindi due piccoli salti per passare alla nota successiva. Se invece vediamo tra mi e fa non c'è più il tasto nero, quindi non esiste più quello scalino intermedio, ma c'è direttamente il fa, quindi non dobbiamo più fare due saltini, ne basta uno. Quindi tra mi e fa c'è un semitono. Allo stesso modo il si per raggiungere il do deve fare un piccolo salto. L'organizzazione di queste note genera le scale e da qui viene fuori la formula, diciamo, matematica, se così vogliamo dire, della scala maggiore: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa formula, essendo una formula, si può applicare a tutte le note, a qualunque nota di partenza, ma noi per stare sul semplice restiamo su do. Quindi do aggiungo un tono, quindi due semitoni, quindi do, do diesis, re, re aggiungo un tono, quindi re diesis, mi. Tra il mi e il fa c'è un tasto nero? No, quindi io aggiungo un semitono e siamo a fa. Poi tra fa e sol un tono, tra sol e la un tono, tra la e si un tono, tra si e do un semitono. Riassumendo, se voi applicate la seguente formula troverete la scala maggiore, in questo caso è la scala maggiore di do,
Quindi partendo da Do, la cosa, più un tono Re, più un tono Mi, più un semitono Fa, più un tono Sol, più un tono La, più un tono Si, più un semitono Do. E questo è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa è la formula che definisce la scala maggiore. E chiaro che poi questa scala si ripete lungo le ottave a loop, quindi si ripete e così andando in su oppure scendendo. E questo è quanto. Ed eccoci giunti alla fine di questo episodio, di questa prima puntata. Ti ringrazio per essere stato con me fino a qua e spero sia stato interessante. Se hai delle domande chiedi pure nei commenti e ti ricordo di iscriverti al canale, di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, di passare a trovarmi sul mio canale o sugli altri social, i link sono tutti in descrizione. Alla prossima!